Ero certo di aver sentito dei rumori provenire proprio da qui. Sobbalzai quando la voce di Neil spezzò il silenzio e l'oscurità opalescente nella quale stavo conversando beatamente con la mia solitudine. Ingurgitai a fatica il boccone di cereali, mi voltai e lo vidi, appoggiato con una spalla allo stipite della porta. Indossava dei jeans e un maglione nero a collo alto che gli copriva interamente il torace muscoloso. Che ci fai qui? Neil abbozzò un sorriso enigmatico, poi si avvicinò a passo lento, posò entrambi i gomiti sulla penisola e allungò pericolosamente il busto verso di me. Tentai ancora una volta di non lasciarmi ammaliare, nemmeno quando un'ondata di profumo fresco mi colpì dritto in faccia, risvegliando in me la voglia di toccarlo, baciarlo e percorrere con cupidigia il suo corpo d'Adone e la sua pelle bollente. Sai perché mi piace la notte, Trilly? Perché ogni notte segue una nuova alba e io cerco sempre di svegliarmi prima del destino per anticipare i suoi malefici piani. Eri fuori in giardino? Sì. Con questo freddo? Ebbi il coraggio di puntare lo sguardo nelle sue iridi, ma lui sembrava concentrato ad analizzarmi le labbra, memorizzandone le linee. Distinto le leccai, raccogliendo i residui dei cereali, e pensai che probabilmente mi stava guardando per quel motivo. Neil declutì a vuoto e si mordicchiò lentamente l'angolo del labbro inferiore, risultando più attraente del solito. Preferisco il gelo al tepore dei ricordi. Sei davvero strano. Definiresti strana l'oscurità che cammina mano nella mano con la luna? Mi irrigidì quando, passo dopo passo, invase con prepotenza il mio spazio, girando lo sgabello verso di sé. Mi ritrovai così con il viso allineato al suo addome, il campo visivo coperto dal suo torace ampio e le ginocchia flesse a sfiorargli le gambe. Io non ti capisco. Non c'è bisogno che tu mi capisca. E Jennifer, lei ti capisce? No, e non cerca nemmeno di farlo. Per questo preferisco lei a te. Il mio cuore si infranse in 1000 pezzi sul pavimento. Tentai di alzarmi dallo sgabello, ma Neil mi afferrò per i fianchi, sbattendomi di schiena contro la penisola. Ora ho capito. Hai cercato di mandarmi via da New York. Per questo volevi che ti vedessi mentre la scopavi. Per questo hai scelto proprio la ragazza che mi ha picchiata per propormi un triangolo perverso. Per questo cerchi i suoi servizi e quelli delle altre anche dopo essere venuto a letto con me. Per questo e per molto altro. Io non sono adatto a te, cazzo! Grazie mille. È tutto chiaro. Tra poche ore ti libererai di me. Ma la sua mano mi artigliò al polso, bloccando i miei passi. Lasciami. Non pensare che non mi sia piaciuto quello che abbiamo condiviso. Certo, solo perché mi hai usata come fai con tutte. Non intendevo quello. E a cosa ti stavi riferendo, Neil? D'altronde tu sei sempre stato chiaro su questo punto. Mi piace usarti, Selene, usami anche tu. Selene è solo sesso, Selene niente storie d'amore, Selene non sai né baciare né scopare, Selene... Smettila. Sono questi i ricordi che porterai con te a Detroit. Mentì. Non gli avrei mai detto che avrei ricordato anche altro di lui, di me e di quello che avevamo condiviso insieme. Allora non hai capito proprio un cazzo. Forse perché non mi hai concesso niente di te, se non le tue grandi abilità a letto. Da quando una bimba come te è così sfrontata? Da quando ho conosciuto un pervertito come te. Fidati, sono stato il più romantico possibile con te, Trilly. Cosa avresti fatto se invece ti fossi comportato come con le altre? Ti avrei presa. Mi afferrò per i capelli e mi reclinò la testa affinché potessimo guardarci negli occhi. Avrei invaso queste. Fece saettare gli occhi sulle mie labbra e gli vidi impressi sul viso tutti i suoi desideri. E ti avrei costretta a ingoiare tutto. Serrò la mascella e mi lasciò andare di colpo. Stai tremando come una foglia. Per questo con te ho sempre cercato di reprimere il vero me. In quell'istante fui davvero certa che Neil era come un demone, avvolto nelle dissonanze del nero e del dorato, che camuffavano il suo vero essere
e confondevano i miei pensieri. Si dice che nella vita sia necessario compiere scelte giuste, ma che non sempre si abbia la capacità di riconoscerle. Chi stabilisce cosa sia giusto o sbagliato? Davvero ciò che è giusto ci rende felici? Davvero tornare a Detroit sarebbe stata la decisione giusta?